Buongiorno, siamo in questa casa tradizionale dove abbiamo dormito. Ora è tempo di fare colazione. Dio mangia omelette col pane e ci hanno portato il tè. Poi prepariamo le moto e si va. Eccoci qui, partiamo dalla nostra guest house. Ok? Ciao! E anche oggi saremmo dovuti partire alle 8 per arrivare a Kashan con temperature guardabili, invece moriremo di caldo perché a Kashan ci sono 40 gradi in questo momento. Qua la temperatura è ancora accettabile, comunque siamo in montagna, siamo a 1800 metri, invece Kashan è proprio a ridosso del Dasht e Kavir, uno dei due grandi deserti dell'Iran, l'altro è il deserto di Lut. Che bello! Pensavo proprio di campeggiare nel deserto. Francesca si sveglia la mattina, apre Unlimited Horizon, un gruppo di viaggiatori, di overlander in giro per l'Asia. In realtà era il gruppo Overland in Iran di Facebook. E c'era uno che diceva: io stasera vorrei campeggiare nel deserto di Lut. Mi veniva da rispondere: ma voi siete scemi in testa? Cioè, è il posto più caldo sulla faccia della terra, cioè più caldo della Valle della Morte, eppure nessuno si sogna di dire andiamo a fare il campeggio nella Valle della Morte. È un'avventura! Ah no, ma è gente che non ha idea. Io ci sono stato in macchina, c'erano 60 gradi, una roba furibonda. Adesso non stiamo neanche partendo per la nostra destinazione, no? Ah sì, stiamo andando a vedere in questo momento la tomba di Esther e Mordecai, di cui vi raccontiamo tra poco. Questa è la temperatura ideale, 27 gradi. Sì. Yamaha, Tenere. Yamaha, Tenere. Allora, quando arrivate qua davanti, qua ci troverete una porta e dovrete prendere la maniglia e bussare. Come stanno facendo ora? Perché questo fantastico signore che avete visto può essere impegnato in qualche visita, per cui dovete attendere fuori e quando si sarà liberato vi aprirà. Il signore è il rabbino di Hamadan, ci sono 8 persone di religione ebraica ad Hamadan ancora, sono 15.000 in tutto l'Iran, la maggior parte sta a Teheran e a Shiraz e nelle altre città. Questa qua che vedete dietro comunque è la cupola della tomba. E la storia brevemente è questa, dove facciamo vedere dove stiamo andando. In maniera super riassunta, Esther è una ragazza ebrea che viene data in sposa a Serse, l'imperatore persiano. Va nell'harem, suo zio Mordecai rivela ad Esther che c'è un complotto ai danni del re. Viene sventato questo complotto, succedono una marea di cose, Esther diventa una delle favorite del re, l'antico consigliere del re aveva ordinato, dicendo che in realtà il complotto era stato ordito dagli ebrei, aveva ordinato lo sterminio di tutto il popolo ebraico. Quando dopo si scopre che anche questo consigliere era imbazzato per ammazzare il re, cioè Serse, l'imperatore, il re dei re, succede che Serse decide che il vecchio consigliere deve essere eliminato e viene fatto naturalmente un nuovo editto che consente agli ebrei di non essere sterminati. Loro comunque combattono, si liberano, anche grazie soprattutto al supporto di Esther e di Mordecai, cioè suo zio, che diventerà consigliere del re, e loro vengono liberati. E nel giorno in cui vengono liberati viene istituita una delle più grandi feste ebraiche di tutte, cioè il Purim, che è la festa della liberazione dalla cattività babilonese. E questa è la tomba di Esther, della regina Esther, e di suo zio Mordecai. Jacob, prophet Jewish, Benjamin. It is synagogue for Syria, for tourists, for you, for conference. It is Aramaic language, original Persian, from left to right. Love you, neighbor. Cosa strainteressante, questo qua, nell'assurdità delle cose, è il secondo sito più importante per l'ebraismo in assoluto. Cioè vuol dire che per gli ebrei c'è il muro del pianto, è il secondo posto più santo di tutti, e la tomba di Esther e Mordecai. Cioè, per darvi l'idea, c'è qua in Iran. Cioè, cosa che neanche il cristianesimo ha una roba del genere, perché uno dei luoghi più santi per il cristianesimo è sicuramente Gerusalemme, più siti a Gerusalemme.
Invece gli ebrei hanno il muro di Gerusalemme e il secondo sito non è neanche in Israele, anzi è nell'odiatissimo Iran ed è ad Hamadan, quindi bisogna venire qua solo per vedere questo posto. Adesso prendiamo la strada che ci porterà a Kashan, qua, e faremo questa strada qua, questa che scende. Aspetta, fammi vedere. Sì, faremo così, passeremo per Arak, scenderemo e andremo a Kashan. L'importante è che evitiamo questa zona qua, dove c'è un reattore nucleare iraniano di ricerca, e sappiamo che chiunque venga fermato per quella strada passa una bruttissima giornata di controlli, passaporti e robe, per cui di lì non passiamo e facciamo la strada per sopra, per cui adesso ci aspettano 6-7 ore reali per arrivare a Kashan. Tra l'altro partiamo col fresco e arriveremo col caldo furente. 400 km. Questa qua davanti è la tomba di Ibn Sina di Avicenna. È tutta una costruzione moderna, per cui non vale la pena neanche fermarsi dentro. C'è una lastra scritta in persiano antico sopra la tomba, ma è l'unica roba che rimane. La struttura moderna è stata fatta come la torre di Gomba de Cabus che avete visto l'anno scorso nei video. Vi mettiamo qua sopra il link per andarlo a vedere, la torre di Gomba de Cabus. E Avicenna, come è passato alla storia in Europa, perché noi abbiamo la consuetudine di cambiare i nomi impronunciabili per noi in nomi più pronunciabili, cui è passato in Europa alla storia come Avicenna. Ma chi è Avicenna? In pochissime parole, è il primo medico moderno, diciamo, o meglio, come si potrebbe definire moderno in medicina, della storia. Lui che ha vissuto tutta la vita tra l'Uzbekistan, tra Samarcanda e la Persia, che nel XV secolo ha scritto il Kanun, il canone di medicina, che è uno dei libri che prima dell'avvento della medicina ultramoderna, dei progressi scientifici, questa qua motina tipo CRF, niente male, dei progressi scientifici dell'Ottocento, del Settecento, dell'Ottocento e del Novecento, era il massimo che potesse la medicina offrire. Ed è stato un grande scienziato, un grande astronomo, un grande medico, un matematico, uno che si era imparato Platone a memoria, un mago anche. E queste sono le grandi contraddizioni del mondo islamico classico. O meglio, non sono le contraddizioni, il fatto è che il mondo islamico sotto molti punti di vista nel Novecento si è chiuso in se stesso, diventando molto più conservatore di quanto lo fosse stato nei secoli precedenti. Qua c'è una portiera che verrà divelta. E questo dispiace perché naturalmente era un posto dove la cultura poteva fiorire enormemente. Bisogna dire che l'impero ottomano non ha aiutato il mondo islamico, il mondo musulmano, a continuare ad essere un luogo di scienza e scoperta, perché proprio per come era impostato l'impero ottomano, che è diventato anche la culla dell'Islam, perché il sultano dell'impero ottomano era al suo tempo il califfo, che fra l'altro a lungo combatterà con i Safavidi per il controllo delle frontiere dell'Iran, di quello che è l'Azerbaigian. Aveva una visione estremamente più restrittiva il mondo ottomano dell'Islam, e anche la struttura stessa dell'impero ottomano era fatta in modo che ci fosse una casta di scribi per cui la scienza non veniva valorizzata adeguatamente.
Ma questo è un discorso lunghissimo che varrebbe la pena trattare veramente il dettaglio, ma questo basta dire che Avicenna è sia il più grande degli scienziati, dei medici, dei saggi del mondo islamico, ma allo stesso tempo è uno degli ultimi del mondo islamico classico. E quella lì era la sua tomba, costruita come l'osservatorio, tomba osservatorio di Gomba de Cabus, e lì riposa in attesa di tempi migliori. Sorry, do you have card? In questo paese c'è bisogno della tessera per fare benzina e visto che noi non ce l'abbiamo ce la dobbiamo fare dare dai benzinai. Adesso ci scaraventiamo dentro un po' di benzina a bassissimo numero di ottani. Guardate che bello. Pieno 2 tenere 1,20 €. Ditemi voi se non è meraviglioso. Sì, 1,30 €. Solo gli do 500 e niente, devo darti 2 da 500. It's okay. Thank you. No, 1,30 € dai. 1,30 €? Sì. Thank you. E adesso andiamo verso... Aspetta che si deve mettere gli occhialetti, se non muore. Voliamo. Folate di vento fortissimo da destra. Quanti anni avrà avuto quel bambino? Hello, we need to jack and clean the chain, this one. Stiamo dividendo i biscotti. Amedeo distribuisce sigarette e è tutto più bello quando è condiviso. Quindi i biscotti di Hamadan, li sono qua, li stiamo dividendo con tutti loro. You have gone. No, I don't want to go to jail in Iran. No. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Che carini! Abbiamo condiviso tutti i biscotti di Hamadan, la scatola di biscotti che ci hanno regalato il proprietario della guest house. Sono veramente buoni quei biscotti, tra l'altro, perché sono proprio di uova e farina, sembrano i biscotti della nonna. E così abbiamo pulito le catene, ingrassato le catene e adesso la moto va, sento che va già decisamente meglio. Pulite la catena, ve lo faccio raccontare da Andrea nel video di preparazione a questo viaggio, ve lo linko qua sopra, in cui vi dice che la cosa più importante per avere una moto bella scattante e potente è la manutenzione della catena. E la Francesca che regala le cose che ci hanno regalato, cibi che non avremmo mai mangiato nella storia dell'umanità. No, no. Hello. Hello. Where are you from? Italia. Italia. Nice to meet you. Nice to meet you. Where do you come from? But you from here? Yes. Okay. Nice to meet you. Bye. Thank you. I like your father. Father. Yes, we have everything. Thank you very much. Thank you. Che carina. Sono beluci loro, quella famiglia. Stanno tornando a casa, mi ha detto.
Io sapevo che l'avrei dato alle persone giuste prima o poi. Dai. Ok, da sole. Ferma ad attendere di poter entrare in bagno dopo aver fatto benzina. Incontro queste due donne beluce del Belucistan iraniano che parlavano qualche parola di inglese, avevano questi vestiti coloratissimi e due bambine stupende, e una delle due bambine ci stava mettendo un po' troppo in bagno e quindi abbiamo un po' chiacchierato, quel poco che l'inglese consentiva. E allora non so se vi ricordate che a Tabriz una famiglia ci ha regalato una scatola di frutta secca, di noci. Ho pensato, mi piace la circolarità della generosità, come mi hanno fatto dono a me di questo regalo, io faccio dono a loro, mi sembrava giusto, io ho dato anche un mio segnalibro e sono felice di averlo fatto. Loro stanno tornando a casa nel Baluchistan, dove quest'anno non credo andremo. Mi piace raccontarvi anche queste belle storie. In questo pomeriggio con 36 gradi, il vento che sferza violento e noi che ci stiamo avvicinando al deserto del Kavir, mancano ancora centinaia di chilometri, ma l'aria si sente che si è fatta più calda, bollente, ma in moto per fortuna finché si va si sta bene. Guardate che spettacolo di montagne, i monti Zagros verso la fine e l'inizio del Dasht e Kavir. Arizona, spostati, veramente. باشی سی سی Sì. 700 700 مصرف بالا بنزین benzin. بنزین No, no diesel, no diesel. Andiamo? Ciao! Deserto del Kavir lo vedo quest'anno per la prima volta. L'anno scorso era il deserto di Lut e qua, come vedete, i monti Zagros stanno per finire. E il bollente deserto iraniano inizia. C'è un po' di periferia a degrado, ma la città è bellissima. Siamo arrivati a Kashan con picchi di 41-42 gradi che ti bruciano gli occhi e ti bruciano l'interno delle narici. Oggi vi porto con me nelle vie di Kashan